Ma cosa c'entra Ben Quition Ma Vie della pubblicazione di Rimbaud con un armonium? Ebbene, nell'Ottocento, nel XIX secolo in Francia l'armonium è diffusissimo, è dappertutto, è nelle case, è nelle chiese, è nelle sale dei concerti, è nei palazzi, è dappertutto, è prodotto in centinaia di migliaia di esemplari da tantissimi costruttori, ognuno con le sue caratteristiche, con le sue ricerche. E l'armonium è dappertutto. E cosa suona l'armonium? Suona letteratura per armonium, trascrizioni di ogni genere, dall'opera, dalla sinfonia, dal sonatismo per armonium, suona letteratura per tastiera, poi adattata all'armonium, e entra a far parte di quella curiosità fortissima in quel periodo di riscoperta dell'antica musica che in Francia è una moda assai sentita. Quindi nel momento in cui la Germania, per esempio, riscopre Bach, anche la Francia lo riscopre, ehm, in Francia si guarda molto indietro, addirittura io ho un'antologia per armonium nella quale c'è un pezzo, una composizione di Francesco Landini, organista del Trecento, fiorentino. Però nel caso di appunto di Rimbaud del Cinquecento ci sono pubblicazioni eco dei tempi passati, il titolo di un'antologia, in cui questi brani vengono appunto proposti per armonium. Del resto la flessibilità dinamica dell'armonium si presta molto a far rivivere l'antica musica vocale. Ora però il problema e il tema centrale di questa chiacchierata è questo strumento. Quando l'ho presentato per la prima volta dopo che esso è entrato a far parte della mia collezione, ho postato qualche foto, ho postato il medaglione. Nel medaglione trovo scritto Dumont de Lièvre, evidentemente la compagnia che l'ha costruito, Org Mediophone, questo mediophone è già un termine strano, Système Harmoniphrase. E Harmoniphrase ha causato moltissime domande, persone che chiedono ma cos'è un Harmoniphrase. Ora io l'ho lasciato qui aperto proprio per far vedere di che cosa si tratta. In ogni caso questo è il mediophone e l'harmoniphrase è qualcosa che si comanda da qui. Andiamo a vedere e andiamo in pratica a entrare nel vivo. Questo strumento è uno strumento per le chiese, il suono è potentissimo, io devo giocare in fase di editing con la mia voce per alzarla, altrimenti sarebbe del tutto sbilanciata rispetto allo strumento. Provo comunque ora a cantare lo stesso pezzo con lo strumento e dico, suonerò pianissimo qui. Certo che è stranissimo in questo periodo pensare di suonare solo la melodia. Perlomeno un basso bisogna aggiungerlo, armonizzare. E questo è il punto. Questo è uno strumento che va nelle chiese. Nelle chiese c'è un organista, ma non per tutte le celebrazioni si dispone di un organista professionista in grado di improvvisare un accompagnamento o in grado di leggere un accompagnamento armonizzato. In alcuni casi c'è un dilettante che magari è in grado solo di suonare col tastino quel che ho fatto adesso. Ed ecco che entra in gioco il sistema Harmoniphrase che si comanda da questo pomello. Ora, attenzione a quello che vado io a fare. Alzo la tastiera, la tiro indietro, la riabbasso, poi magari faccio in modo di poter suonare bello robusto per tutta la chiesa ed accompagnare qualcuno che canta.
prima ho cantato, torno a cantare adesso, tanto per cercare di dare un'idea di quanto suoni forte questo strumento. Ora cercherò di cantare più forte che posso. Vediamo quanto la mia voce verrà sentita. Scusate, non ce la faccio, non ce la farò mai. Bene, allora, questo è l'armonifrase. Nelle immagini che da questo momento scorreranno lo si potrà vedere all'interno, quindi è collocato al di sotto della tastiera e al di sotto della tastiera c'è appunto un sistema incredibile, questo che state vedendo adesso, che riesce a connettere i tasti tra di loro in modo che le armonie che vengono prodotte automaticamente da questo armonizzatore siano in qualche modo compatibili con quello che si sta suonando. Ora torno all'immagine in diretta, ho bisogno del mio telefonino perché bisogna che vi mostro da qua, ecco, faccio un filmato in parallelo, che cosa succede. Allora, qui abbiamo per l'appunto il pomello di armonifrase, brevetto, eccetera, eccetera, di Dumont. Ora, come abbiamo visto, questo si inserisce tirando avanti e indietro la tastiera. Attenzione, quando io guardo la tastiera dall'alto, o se vogliamo la guardo dalla mia posizione, mi accorgo che ci sono qui sotto dei cartellini. Questi cartellini però sono sostanzialmente in posizione nascosta, a meno che di nuovo io non estragga la tastiera, vado ad estrarla ed ecco che i cartellini arrivano in vista. Vado a leggerli. Qua, se io suono quindi a partire da questo Fa, posso suonare frasi in Fa maggiore. E il sistema in maniera elementare, ovviamente, ma efficace, me l'accompagnerà Fa maggiore o ovviamente quinto e sesto tono, Re minore o primo e secondo tono. Vediamo. Proviamo modale e proviamo tonale e via dicendo. Io prima suonavo qua in Mi minore ed ora posso andare a vedere per esempio un Do maggiore. E via dicendo. Quindi ecco qua il mio sistema per armonizzare senza saper armonizzare. Ed ora andiamo a finire sul mediofono. Lo chiudo da qua. Dunque, il mediofono è questa specie di cassa che ora appunto vedete nell'immagine registrata in un altro momento smontata. Questa cassa ha dei canali interni, una serie di risuonatori di diversa lunghezza, più lunghi nella parte dei bassi e più corti nella parte dei soprani. Ora, tornando in immagine diretta, diciamo che abbiamo l'armonium che, come abbiamo avuto occasione di vedere in altri casi, ha un numero di ance corrispondenti alle diverse voci e ai diversi timbri comandati da questi pomelli. Queste ance si differenziano per caratteristica principale e la principale caratteristica è alcune hanno un timbro rotondo ed alcune hanno un timbro tagliente. Quelle di timbro rotondo sono poste sul davanti dello strumento, quindi sotto la tastiera più o meno. Quelle di timbro tagliente sono nella parte posteriore. Ora, Dumont mette sopra
alla zona del timbro tagliente dei risonatori, in modo che queste ance non abbiano più un comportamento semplice di ancia libera all'interno di una cassetta, di una cassetta di risonanza, ma abbiano ognuna o ogni famiglia, ogni gruppo di esse abbiano dei veri e propri risonatori simili a quelli che sono i risonatori nell'organo delle ance. Ora, che cosa succede? Succede che se io vado a prenderne una, per esempio vado a prendere questa zona, succede che quando il mediofon è chiuso, pardon, abbiamo ancora inserito l'armonifrase, ma se io vado ad aprire, io non sto cambiando la mia dinamica ai pedali neanche un po', faccio risentire di nuovo questo effetto, magari mettendoci anche qualche cosa alla sinistra, tutto è chiuso. Tutto aperto. Ora, l'effetto è innanzitutto di tipo dinamico e timbrico, perché quando è aperto è tutto molto più chiaro e quando è chiuso è tutto molto più ovattato. E qual è la ragione per cui questo tipo di applicazione avvicina di tanto questa tipologia di armonium all'organo? La ragione è presto detta, perché nell'organo francese un elemento importantissimo è la cassa espressiva, nell'organo francese romantico ovviamente, la cui funzione non è solamente quella di rendere dinamico lo strumento. Dobbiamo ricordare che in un organo Cavaillé-Coll, un organo Merklin, la cassa espressiva è di norma solamente ad un manuale, récit espressif, il terzo manuale di norma. Poi in alcuni casi ce ne sono due, ma rarissimi. Tutto il resto dell'organo è aperto. Ora, la funzione della cassa espressiva è quella fortissima, importantissima, che si ha nel momento in cui il manuale espressivo è unito agli altri manuali. Ora che cosa succede? Provo a appunto imitare questo tipo di comportamento. Anche nell'organo ci sono i registri di fondo, che in questo caso vengono chiamati da Dumont proprio registri di armonium, mentre gli altri vengono chiamati registri di mediofon. Io adesso metto due registri di fondo, uno di 8 e uno di 16, e suono un accordo. Ricordo che insieme a questo 8 e 16 che sto suonando, in realtà ho anche un 16, un 8 e un 4, sia ai bassi che ai soprani, nei registri posteriori, nei giochi posteriori. Faccio lo stesso accordo e vado a aprire il mediofon di sinistra e poi quello di destra. Tutte e due. Ora è molto evidente che sto cambiando gli equilibri timbrici all'interno dello strumento, muovendo le prospettive. Ecco qua, e questo è il mediofon. Spero che la cosa sia stata interessante. Alla prossima curiosità. Arrivederci.